Dallas, 13 dicembre 1985. La quiete la fa da padrona per le vie della città. Le famiglie sono quasi tutte rintanate in casa, nonostante nella città texana non si registrino delle temperature così rigide. Solo in una singola, piccola casa sembra esserci vita. Urla, risate, rumori di bottiglie e bicchieri. Una chitarra che suona. Un giovane ragazzo bussa alla porta. Chiede di conoscere l'uomo che, nel centro della stanza, sta suonando lo strumento a corde. Una donna si avvicina al ragazzino, gli pone una mano sulla spalla e lo accompagna dall'uomo. Ti presento tuo padre. L'uomo è ubriaco fradicio. Guarda il figlioletto negli occhi, ma non riesce a capire bene cosa sta succedendo. Poi, quasi in modo automatico, scatta un abbraccio. Una volta finita la festa, l'uomo si propone e chiede al ragazzo di poterlo portare a casa. Entrati in casa, il padre, ormai delirante per i fumi dell'alcol, aggredisce il ragazzo e cerca di violentarlo. Quest'ultimo, per cercare di calmare l'uomo, gli propone di andare a ubriacarsi fuori, in un bar, in città, ma ha un piano in mente. Propone di andare con 2 macchine diverse. Il padre del ragazzo si mette alla guida della sua auto, promettendogli però che una volta tornati a casa avrebbe finito il lavoro. Il ragazzo, ancora minorenne, ruba la macchina della madre. Percorsi nemmeno 30 metri, l'uomo si schianta contro un palo. La madre del ragazzo, in risposta all'accaduto, lo denuncia per il furto dell'auto. Il ragazzo di cui vi ho parlato è American James McGee, nato a Dallas il 13 dicembre del 1972, e la vicenda che vi ho narrato tratta del suo primo incontro con il padre naturale. E viste come sono andate le cose, direi anche l'ultimo. American cresce con una madre single, ex hippie, che per mantenersi svolge in modo saltuario l'attività di imbianchina. Fin da piccolo American possiede una immaginazione molto vivida, a tal punto che persino a scuola, piuttosto che farsi degli amici veri, preferisce passare intere ore a parlare con degli amici immaginari. Genio della matematica e della scienza, quando cammina si ferma di colpo, disegna una porta, mima il gesto di aprirla e si incammina verso mondi immaginari. Durante gli anni delle medie si appassiona alla programmazione e in poco tempo viene ammesso a una scuola superiore di informatica avanzata. A 12 anni ruba un computer da un negozio di informatica. Di tutta risposta, la madre lo fa arrestare. Viene rilasciato poche ore dopo. Sì, mia madre mi ha chiamato così. Sostiene di conoscere una donna dai tempi del college. Ha chiamato la figlia America e le avrebbe dato l'ispirazione. Mi disse che stava pensando di chiamarmi Obnard. Lei era ed è sempre stata una persona molto eccentrica e creativa. No, non ho alcun soprannome. McGee passa la sua adolescenza convivendo con la madre e diversi patrigni, alcuni più violenti, altri meno, ma che in generale non si affezionano mai al ragazzo. A 16 anni, di ritorno da scuola, trova la casa vuota e senza mobili. La madre si è fidanzata con una donna transgender e ha venduto casa per poter pagare alla nuova compagna l'operazione per il cambio di sesso. Rimasto solo, American lascia la scuola per riuscire a badare a se stesso e inizia a lavorare nel negozio dello zio, un meccanico specializzato in macchine Volkswagen. McGee è felice, guadagna $6 l'ora, ha un lavoro che lo soddisfa e finalmente è padrone della propria vita. Non molto tempo dopo, sul finire del 1992, American conosce John Carmack, fondatore di ID Software, mentre ripara un'auto. Più avanti, Carmack userà queste parole per descriverlo. American era scheletrico, fumatore incallito, con degli occhiali maculati e ricoperti di grasso e una barba malcurata. Parlava a scatti e molto velocemente. Accomunati dalla passione per i computer e i motori, Cormac e McGee stringono una bellissima amicizia. Non passa molto tempo prima che John si accorga della bravura di McGee, così lo assume come tecnico di supporto presso ID Software. In azienda, American stringe amicizia anche con John Romero e inizia così la sua ascesa nell'Olimpo degli sviluppatori. Voglio essere il nuovo Walt Disney, solo un po' più malvagio.
L'anno di assunzione di McGee è il 1993 e ID Software ha appena rilasciato sul mercato un titolo destinato a fare la storia: Doom. Il ragazzo di Dallas lavora ai 2 seguiti del famoso FPS, Doom 2 e Doom 3, e ai primi 2 capitoli della serie Quake, occupandosi principalmente di level design, effetti sonori e codice di sviluppo. Nel gennaio 1998 si unisce a Electronic Arts, dove realizza un gioco con il motore grafico di Quake 3 Arena, American McGee's Alice, una rilettura in chiave grottesca del romanzo di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie. Il videogioco è un sequel degli eventi del libro. Dopo la morte della sua famiglia, dovuta ad un incendio provocato dal suo gatto che urta e fa cadere una lampada ad olio, Alice tenta il suicidio, ma fallisce e viene internata in un manicomio. Poor dear. After all these years, maybe that old rabbit will bring her around. Dopo parecchi anni il bianconiglio la chiama per chiedere il suo aiuto. Il Paese delle Meraviglie è ora sotto il dominio della feroce regina di cuori. Durante il suo viaggio Alice dovrà fare i conti con gli incubi che la tormentano e con la follia che ha colpito gli abitanti del Paese delle Meraviglie, cercando di capire se quello che sta succedendo sia la realtà o solo una proiezione distorta della sua psiche, devastata dal tentato suicidio e dalla morte dei suoi genitori. Attratto dall'estremo oriente, American si reca molto frequentemente a Hong Kong, dove inizia una relazione con una ragazza del luogo. Nel 2002 McGee lascia Electronic Arts per fondare The Mauretania Import-Export Company, sperando di pronunciarlo in modo corretto, una società che più che per l'appunto una società, sembra una One Man Army SRL, con American che si autonomina rispettivamente fondatore, creative director, lead designer, writer e game designer. Megoglioni American, sicuramente è stato un successore. L'unico, e sottolineo l'unico gioco che American riesce a sviluppare è Bad Day in LA, il quale non è esattamente un gran lavoro. Il gioco riceve aspre critiche fin dal giorno del lancio e in generale non viene per nulla apprezzato dal mondo dei videogiocatori. Da quel momento al 2010, anno della chiusura di The Mauretania, l'azienda non produce più alcun gioco e cede tutti i diritti alla nuova azienda di McGee, Spicy Horse. Ho ridotto la mia vita a 2 valigie, un laptop e un gatto. Perdere tutto volontariamente e iniziare di nuovo da zero è un'esperienza fortemente catartica. Se vuoi sentirti a casa in un nuovo posto, assicurati di bruciare prima il tuo vecchio posto. GameTap, produttore cinese di giochi online, offre a McGee di fare un nuovo gioco, Grimm, ispirato alle fiabe, per l'appunto, dei 2 fratelli tedeschi. American accetta, molla tutto e vola verso la terra del dragone. I primi mesi sono molto difficili, a causa delle grandi differenze culturali e di pensiero che intercorrono tra Stati Uniti e Cina. Eppure, i 2 anni precedenti, passati a fare la spola tra i 2 paesi, a qualcosa servono. Nel 2007 American fonda a Shanghai Spicy Horse, ne abbiamo parlato prima, e insieme al suo amico e socio Ken Wong si buttano fin da subito nello sviluppo di Grimm, che verrà in seguito distribuito da GameTap. La struttura del gioco è molto particolare. È infatti distribuito ad episodi, per un totale di 23, e si discosta drasticamente dallo stile utilizzato in Alice, rivelandosi adatto a un pubblico più ampio. In seguito, McGee sviluppa il seguito di Alice, ovvero Alice Madness Return. Il gioco si presenta come un platform nel quale la protagonista Alice deve affrontare vari e numerosi nemici nel tentativo di recuperare i suoi frammenti di memoria e ricostruire la sua sanità mentale. Alice affronta anche enigmi, minigiochi, nel tentativo di ottenere tutti i collezionabili, attraversando anche sezioni con piattaforme invisibili. Durante il gioco Alice entra in possesso di svariate armi per affrontare i suoi nemici. È possibile potenziarle pagando un costo in denti, denti che Alice trova sparsi per il Paese delle Meraviglie o che ottiene una volta sconfitti i nemici. Ogni arma ha 4 livelli di potenziamento. Dopo questo grandissimo successo, Spicy Horse si limitò a sviluppare giochi mobile per Android e iOS, creando così una nuova piccola azienda, Spicy Pony. Nel luglio del 2016, dopo 10 anni e 10 giochi sviluppati, Spicy Horse chiude i battenti. L'azienda infatti dopo Madness Returns non ha attraversato dei bei momenti, passando da 85 a 6 dipendenti. Pochi giorni dopo, tramite un annuncio sul suo blog, American annuncia che da quel momento avrebbe sviluppato giochi solo in modo autonomo, lavorando a bordo di una barca a vela navigando nel sud-est asiatico. Sì, avete capito bene.
Seguendo una rigidissima routine, ovvero 5 ore al giorno di lavoro, 7 giorni su 7, insieme ad altre 6 persone, American dà il via al progetto Pirate Gem, realizzando 5 giochi scaricabili gratuitamente nel giro di una settimana, documentando tutto e rendendolo disponibile su YouTube. E quindi parrebbe che la storia del nostro American si debba concludere qui, con tanti successi ma altrettanti fallimenti. Il tutto a incorniciare una carriera che, tra alti e bassi, ha dato il suo contributo per la scena videoludica mondiale. Ma manca ancora un capitolo alla nostra storia. Abbiamo parlato di Alice Madness Returns, reinterpretazione in chiave dark della celebre storia di Lewis Carroll e seguito di American McGee's Alice. Questo titolo del 2011, targato Electronic Arts, è riuscito a costruirsi una nicchia di fan parecchio affezionata, diventando un piccolo gioiello nel vasto mondo degli action platform tridimensionali. Con il passare del tempo, i fan hanno iniziato a invocare a gran voce un terzo capitolo, che potesse finalmente dare una fine sensata alle vicende dei primi 2 capitoli. Neanche sto a perderci troppo tempo. American fa il volpone, prende la palla al balzo e avvia una campagna di crowdfunding su Patreon per finanziare economicamente il progetto. Nasce così Alice Asylum, un prodotto che già dalle premesse sembra mastodontico, e ne è la dimostrazione la Design Bible di ben 414 pagine, artwork, meccaniche di gameplay, spunti di game design e molto altro compongono questo splendido compendio che in poco tempo diventa il libro sacro di tutti coloro che hanno scelto di supportare la nuova avventura di McGee. Ma come ben sa Alice, non tutte le storie hanno un lieto fine. Dopo aver raccolto fondi, idee e persone, American presenta il tutto a Electronic Arts, convinto di trovare terreno fertile per poter finalmente iniziare con lo sviluppo del nuovo capitolo. La risposta del colosso californiano gela chiunque. Il progetto viene ritenuto incompatibile con il mercato attuale e insoddisfacente per le condizioni proposte. Electronic Arts inoltre si rivela integerrima per quel che concerne una eventuale cessione dei diritti sul marchio, in quanto i 2 capitoli di Alice sono ritenuti pezzi importantissimi del catalogo dell'azienda. Una scelta e una visione di pensiero così limitata da lasciarmi, scusate se mi lascio andare a un pensiero personale, senza parole. Dopo questa notizia, American McGee ha comunicato che intende chiudere definitivamente la sua esperienza con il mondo dei videogiochi e soprattutto con i progetti legati ad Alice. Il giovane ragazzo, dal passato turbolento, ha finito idee ed energie e ha perso completamente fiducia nella situazione dell'attuale mercato videoludico. Per rimarcare il concetto, McGee afferma che anche se qualcuno dovesse riuscire a far cambiare idea a Electronic Arts per quanto riguarda le sorti di Asylum, lui non vorrebbe essere coinvolto in alcun modo nel progetto. A tal proposito, ragazzi, vi lascio in descrizione un link che vi rimanda a un video caricato direttamente dallo stesso American McGee sul suo canale YouTube, dove fa volare un drone e spiega con un voiceover che cosa pensa degli ultimi accadimenti, degli ultimi sviluppi della vicenda tra lui e Electronic Arts per quello che riguarda American McGee, Alice, Asylum. Vi invito ad andare a guardarlo perché dà molti spunti di riflessione. One of the most frequent questions that I see, or at least sentiments in general, that may range from people suggesting that we do a spiritual sequel, or that I do another game based on Alice in Wonderland because it's public domain. All of these suggestions fall under the umbrella of something I call random person on the internet isn't gonna solve, a problem that myself and my legal team and EA and their legal team and dozens of other people in the games and entertainment industry have been unable to solve for the last 10 or 20 years.